Ciao a tutti, oggi ritorno con un altro video di cosa mangio in un giorno, il tanto atteso e amato What I Eat in a Day. Partiamo subito dalla colazione. Dalla sera prima ho preparato una buonissima tortina pan d'arancio di cui vi lascerò la videoricetta qui su a destra nelle schede informative. E dall'impasto sono usciti pure 3 tortini golosissimi. La torta l'ho realizzata con un meraviglioso stampo a spirali in silicone della Lidl. Ho fatto qualche decorazione sopra con zucchero al velo, scorzetta d'arancia e uno spicchio d'arancia da un lato. E siccome sapevo sarebbe andata a ruba, ho voluto registrare il video dalla sera prima e prendermi il sicuro. Ecco, appunto, arrivati al momento della colazione mancavano già 2 tortini. Almeno la torta me l'hanno lasciata per il taglio in diretta, che adesso state vedendo. In più berrò il mio solito e amatissimo cappuccino dolcificato con il miele sardo all'arancio. E guardate quanto è bella e quanto è soffice questa torta. Vi consiglio di provarla perché è veramente super. Che ridere, anche Pollon vorrebbe la sua parte, mi guarda con questi occhietti dolcissimi, ma lui ha già mangiato i suoi croccantini. Ora passiamo direttamente al pranzo. Mangerò un minestrone strepitoso preparato da mia mamma, che lei è bravissima e lo fa sempre delizioso, e in questo periodo fa piacere comunque gustarlo con una bella manciata anche di parmigiano. Io abbondo sempre col formaggio e anche 2 fette di pan bauletto ai cereali. Mentre per secondo preparerò assieme a voi i tortini di albumi e zucchine in padella, e quindi mi occorreranno 4 albumi che verserò all'interno di 2 coppa pasta unti con poco olio e su una padella in pietra anch'essa unta con poco olio e fatta riscaldare per bene. Aggiungerò un pizzico di sale su entrambi, coprirò e farò cuocere a fiamma bassa per 5 minuti. Dopodiché potrò aggiungere le zucchine a dadini semplicemente cotte precedentemente con poco olio in padella, e sopra ogni tortino aggiungerò anche dei dadini di mozzarella e del parmigiano. Continuo a far cuocere per altri 5 minuti coperti e ora sformerò i tortini e procederò con l'impiattamento. Zucchine tutte attorno, qualcuna anche sopra, e 2 foglioline di basilico, ed eccoli pronti. Sono veramente buonissimi, poi guardate l'interno com'è cremoso. Dopo pranzo mangerò un mini craffè e qualche noce e poi successivamente mi gusterò un buon caffè. Per la merendina in mezzo alla sera ho deciso di preparare una macedonia con clementina, banana, mela, spremuta di clementine, qualche biscotto misto e qualche caramellina che mi piaceva, rendeva il tutto molto più carino. Tra tutti ho scelto soltanto questo biscottone con le gocce di cioccolato, che mi piaceva molto di più, mi faceva molto più gola rispetto agli altri. E ora una bella carica di vitamine data dalla frutta e vitamina C data dalla spremuta di clementine. Buonissima. E ora passiamo direttamente alla cena, un pochino improvvisata perché ho messo tutti questi ingredienti sul tavolo e mi sono lasciata così ispirare dalla fantasia del momento. Ho detto, ma sì, vediamo cosa ne esce fuori. Al supermercato poi ho scovato il pesto tiguglio particolarissimo alle olive e mandorle, e mi è venuta voglia appunto di unire tutti questi prodotti. Ho cotto i pisellini Findus per una decina di minuti, ho cotto la pasta poi in abbondante acqua salata. Nel frattempo ho preparato una ciotolina con lo stracchino e le acciughe. Ho unito i piselli ancora caldi sopra e ho mescolato per bene per creare appunto una sorta di cremina. Ho aggiunto poi i grissini tutto attorno e che delizia! Una volta cotte ho scolato le pennette, le ho condite con 3 cucchiaini di pesto ed ecco qui prontissima la mia cena. Mi è piaciuto veramente tanto questo abbinamento e ragazzi, io vi straconsiglio tutti questi prodottini, sono deliziosi, sia lo stracchino, sia il pesto, sia questi nuovi pan gris. Si sa comunque che le cose improvvisate alcune volte sono le più belle. E mi stavo dimenticando di commentarvi queste deliziose pennette, questo tipo di pasta biologica della Viverde Coop. Sono fantastiche, troppo buone. E quindi ho fatto una forchettata di pennette e un grissinotto, così come si dice in sardo, non pozzo accudi, nel senso che hai talmente tanta fame che non sai da dove iniziare.
Dopo cena mangerò mezza mela e poi mi gusterò una bella tisana calda guardando un bel film. Il video è terminato, spero tanto che vi sia piaciuto, vi mando un grandissimissimo abbraccio, grazie per aver visto questo video e vi rimando ai prossimi video. Un bacione a tutti voi, ciao!